Il 22 settembre 2020 la Mondadori mette in commercio un libro dal titolo A riveder le stelle, Dante, il poeta che inventò l'Italia. Centinaia di migliaia di copie vendute e recensioni ultra positive sia da parte degli addetti ai lavori che da parte dei lettori. Bene, questo è il peggior libro mai scritto sull'inferno di Dante. Qui mi piace ribadire un concetto. Non è che se uno riceve più visualizzazioni e complimenti di conseguenza ha più ragione. La ragione ce l'ha chi ce l'ha. Se un famoso matematico scrive in un libro che il risultato di 1 più 1 è 666, non è che siccome l'ha scritto lui e tutti gli dicono bravo, allora la verità cambia. Resta un famoso matematico che ha scritto una cavolata. Per questo, nonostante le copie vendute, le ristampe e le splendide recensioni, io mi permetto di elencarti solo alcuni dei tantissimi errori oggettivi dei quali è tempestato questo libro, riguardanti ciò che lo scrittore dice riguardo alla prima canzone della commedia di Dante. Attenzione, non parlo di interpretazioni diverse, ma proprio di cose scritte su Dante che vanno in contrasto con ciò che ha scritto Dante. L'inferno dantesco è stato trattato in svariati modi. In questo libro si ripercorrono i passi, i personaggi e i luoghi fondamentali dell'Italia preannunciata da Dante con l'Italia che proprio da lui è nata. Il fatto che questo lavoro non sia un commento dettagliato dei versi danteschi e che il suo linguaggio sia piacevole, scorrevole, comprensibile, non può essere la scusa per divulgare il contrario di ciò che c'è scritto nell'opera originale. Il divulgare in modo semplice e accessibile a più persone non dà il permesso di scrivere cose sbagliate. Un errore oggettivo resta tale anche se lo scrivi con un linguaggio semplice o riassumendo. Ultimo appunto prima di iniziare con l'analisi del libro. La colpa, non la chiamo dolo, non è solo dello scrittore che ha scritto cose palesemente sbagliate, che se uno studente le ripete lo bocciano. La colpa va anche al commento della Chiavacci che lui dichiara di aver preso come punto di riferimento, che è talmente pieno di errori che ovviamente è stato scelto come uno dei commenti di riferimento per le scuole italiane. La colpa va anche alla casa editrice che si è preoccupata di scegliere uno scrittore famoso e un argomento famoso per assicurarsi di vendere tante copie, ma non si è preoccupata di prendere un qualsivoglia insegnante di Dante per cancellare perlomeno gli errori più grossolani prima della stampa. A quanto pare l'obiettivo era vendere tanto, qualcosa di facilmente leggibile, piuttosto che vendere ugualmente tanto, un qualcosa di ugualmente facilmente leggibile, ma perlomeno corretto. Infine la colpa non va di certo ai lettori che hanno letto e apprezzato questo libro e che in buona fede pensano di aver capito qualcosa in più su Dante. Soprattutto a loro si rivolge questo video. Chi mi conosce sa che i miei video sono registrati con un'inquadratura specifica, video e microfono, videocamere e microfono professionali, luci fredde, sfondo nero con in bianco i versi di Dante che compaiono, lenti a contatto per non riflettere la luce dello schermo, eccetera. Posso decisamente migliorare, ma insomma, diciamo che ci tengo. Per questo video la situazione, come vedi, è diversa. Mi vedo costretto a abbassare la professionalità per adeguare il livello con il quale io, gratuitamente, da solo, spiego l'inferno su YouTube rispetto a come lo spiegano scrittori di successo pagati con alle spalle una delle principali società nel settore editoriale. Iniziamo. Capitolo 1, dedicato al primo canto. Il sottotitolo inizia con Dove Dante si perde. Bene. Già l'inizio del sottotitolo è drasticamente sbagliato. Dante non scrive mai, mai che si perde. Il verbo perdere lo usa in riferimento ai dannati che sono eternamente persi, appunto. Ha un'accezione definitiva. Perduta gente, c'hanno perduto il ben dell'intelletto, siamo perduti. Dante scrive, mi ritrovai per una selva oscura, mi ritrovai, appunto, non mi persi, cioè il contrario. In quel canto essere smarrita, neanche persa, è la diritta via. E nel quinto canto Dante scrive fui quasi smarrito, quindi anche lì smarrito e neanche del tutto, ma quasi. Non c'è mai scritto che Dante si sia perso.
anche nel linguaggio odierno, quando diciamo che abbiamo perso un parente, non è che poi lo ritroviamo, cioè è perso, non è smarrito, è morto definitivamente, appunto. Altro gravissimo errore oggettivo. Cito: umile significa infelice. Quando nomina l'Italia, Dante è sempre critico, severo, angosciato. Umile è invece una delle parole più positive del vocabolario dantesco. Maria è umile. Come ci si può permettere di dire che umile significhi infelice? Anche qui lo scrittore non ha proprio capito cosa ha scritto Dante. Infatti qui non è il protagonista che nomina l'Italia, ma è Virgilio che dice di quella umile Italia, fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Virgilio si riferisce al futuro, fia, sarà, partendo dal passato glorioso. Umile è quella Italia, non questa Italia, per la quale furono uccisi valorosi eroi virgiliani, appunto. Capitolo 2, dedicato al secondo canto. Cito: prima di Dante soltanto Enea e San Paolo sono scesi negli inferi e tornati alla luce vivi. Duplice errore gravissimo. Dante cita appositamente solo loro due per vari motivi, ma dire che questi siano gli unici due che siano scesi e tornati vivi dagli inferi è sbagliato. Intanto perché non sono i soli, ma anche perché San Paolo non è neanche mai sceso agli inferi, ma salito nei cieli e tornato. Solo per citare un altro che è sceso negli inferi e poi tornato, potrei fare il nome di Orfeo. Anzi, ho sbagliato. La storia della discesa agli inferi di Orfeo è raccontata sempre in questo libro, nel quarto capitolo, quindi lo scrittore stesso, a 2 capitoli di distanza, contraddice la sua stessa frase: soltanto Enea e San Paolo sono scesi negli inferi e tornati alla luce vivi. E ricordo che San Paolo non è mai sceso negli inferi. Cito: l'amore non corrisposto, secondo il poeta, non esiste, come dirà a proposito di Paolo e Francesca. L'amore non consente a chi è amato di non riamare, anche se in forme diverse da quelle terrene. Per questo Beatrice è accorsa in aiuto a Dante. Altro duplice errore gravissimo. Il poeta non pensa assolutamente questo, anzi fa capire che questo amore perverso è quello delle bestie, non degli uomini, che sono guidati dalla ragione. Infatti a dire che l'amore non corrisposto non esiste, è la dannata Francesca che cita la poesia cortese. È Francesca a dirlo, non è il pensiero del poeta, e Francesca è dannata per sempre all'inferno. Ho detto duplice errore perché non è di certo perché non esiste amore non corrisposto che si muove Beatrice, neanche perché Maria ripaga Dante per il suo amore, come è scritto nel sottotitolo. Tutto ebbe inizio, ed è spiegato proprio in questo canto, perché Maria ha fatto muovere le altre 2 donne benedette, Lucia e Beatrice, in modo preveniente. C'è scritto anche altrove che Maria interviene prima ancora della richiesta d'aiuto, grazia preveniente, che previene, anticipa la richiesta. Paradiso 33. La tua, di Maria, benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte volte, liberamente al dimandar precorre. Questo errore, collegato al Dante che si è perso, è la conferma che lo scrittore non ha capito neanche come inizia l'opera. Tra l'altro lo scrittore scrive prima una donna gentile, che sarebbe Maria, mai nominata nell'inferno, è andata da Lucia. E anche questo è sbagliato, perché Maria non va da nessuna parte, è Lucia che va da Maria perché glielo domanda. Maria chiese Lucia in suo dimando, le altre invece vanno. Capitolo 3, dedicato al terzo canto. Il sottotitolo finisce con la porta dell'inferno e si rimprovera il Papa che diede le dimissioni. Altro duplice errore. Nel terzo canto la porta non è quella dell'inferno, ma è quella degli inferi. Tomba, scritto con la T maiuscola, regno dei morti. L'inferno, vero e proprio, inizia dal quinto canto, senza porta, ma con il giudizio di Minos, che appunto manda le anime che arrivano a lui in punti precisi dell'inferno.
vede qual loco d'inferno è da essa. Prima non siamo dentro l'inferno, ma fuori o sul bordo, limbo. Nella Bibbia c'è scritto che il Cristo scese negli inferi, nella tomba, e infatti arrivò al limbo e liberò molte personalità che lo aspettavano, ma non scese all'inferno. Riguardo al Papa che diede le dimissioni, Dante non ne fa alcun cenno, anzi a identificare quell'anima della quale non viene fatto il nome, con Celestino V, identificandola con lui, si fa un errore, è palesemente sbagliato, nonostante molti commenti lo facciano. Sì, va bene, questa è un'interpretazione, ma è limpidamente sbagliata. Anche le interpretazioni hanno dei limiti, non è che uno è libero di dire ciò che vuole senza basarsi sul testo. Come fa a essere Celestino V se Dante scrive «Fama di loro il mondo esser non lassa» e noi tutt'oggi sappiamo chi è. E soprattutto, color che visser senza infamia e senza lodo. E Celestino V visse con lode, dato che aspettavano solo che morisse per farlo santo, sia con infamia, dato che fu il primo e unico papa della storia della Chiesa di Roma a dare le dimissioni, se così si può dire, non considerando il recentissimo Benedetto XVI. Mi permetto di dire ciò perché nelle mie spiegazioni ho detto a chi Dante si riferisce, e cioè appunto a una persona citata in 3 Vangeli su 4, ma della quale appunto non viene mai fatto il nome, fama di loro il mondo esser non lassa, e che fece per viltade il gran rifiuto, dove il rifiuto è quello di seguire il Cristo, non certo la Chiesa Cattolica di Roma, ma che poi lo scrittore lo dice anche che quelli sono coloro che non hanno lasciato traccia di sé e il mondo li ha dimenticati. E poi identifica Celestino V, uno dei papi più conosciuti della storia della Chiesa di Roma a causa della sua vita, a causa delle sue dimissioni, a causa di ciò che è successo dopo le sue dimissioni. Sempre riguardo al 3° capitolo, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole. È Dio a volere il viaggio e per Dio volere è potere. Anche questo è un errore. Il posto dove si può ciò che si vuole, sì, è il punto più alto del cielo, ma Dante non si riferisce a Dio, ma a Maria, sempre a lei. Paradiso 33. Ancor ti priego, Regina Maria, che puoi ciò che tu vuoli. Ed è anche citazione virgiliana, perché Enea, in riferimento alla Vergine, Sibilla nel suo caso, dice «Ti prego, infatti puoi tutto». Il 3° capitolo parla anche della prima parte del 4° canto. E qui c'è scritta una cosa talmente grave che ho difficoltà a ripetere. Ti ricordi che poco fa ti ho dato l'informazione che Cristo, dopo la crocifissione, è sceso nel regno dei morti per liberare i patriarchi? Bene, questa informazione lo scrittore non ce l'ha. Cito: Dante immagina che nel limbo ci siano anche Abele, Noè, Mosè, Abramo, Isacco, Davide, Giacobbe, i suoi 12 figli e Rachele. E non è una svista. Il capitolo successivo del libro inizia con questa frase: dopo l'incontro fugace con i patriarchi, Dante intravede una fiamma dentro un semicerchio di te. Mi vergogno a spiegare quanto grave sia scrivere che Dante incontri fugacemente i patriarchi. C'è scritto nel Nuovo Testamento che i patriarchi non sono più lì perché liberati dal Cristo sceso negli inferi. Ma citare anche Rachele nel limbo è gravissimo. Si sa dal 2° canto che Beatrice siede accanto a Rachele, ma in paradiso, cioè non nell'inferno, nel bordo dell'inferno, in paradiso. Capitolo 5, dedicato al 5° canto. Cito: la 4ª donna è Elena, per cui scoppiò la guerra di Troia. All'inferno è accanto al suo amato Paride e ad Achille. No. Quelle anime sono mosse in fila per uno, e c'è Elena, poi c'è Achille e poi c'è Paride. Elena e Paride in fila per uno e separati proprio da Achille. Non sono accanto. Accanto sono appunto solo Paolo e Francesca, e per questo Dante chiede a Virgilio di parlare proprio con loro, perché appunto insieme vanno.
Cito, girone dei lussuriosi. Approssimativo. Capisco la semplificazione, ma scrivere cerchio dei peccatori carnali non è tanto più difficile, ma almeno è giusto, dato che non è un girone, ma è un cerchio, e dato che lì ci sono i peccatori carnali che la ragion sottomettono a talento, desiderio sessuale. Lo scrittore nel suo libro esalta il ruolo della donna nel poema, omettendo però che le prime della fila nel girone dei lussuriosi, nel cerchio dei peccatori carnali, sono 4 donne, Semiramis, Dido, Cleopatras ed Elena, e che le parole lussuria e lussuriosa compaiono solo in riferimento specifico a 2 donne, Semiramis e Cleopatras. Cito, Dante vede 2 anime unite anche nella morte, che volano una accanto all'altra come colombe e vorrebbe parlare con loro. Approssimativo. Dante vede 2 anime spostate come delle gru in fila. In questa fila per uno, solo 2 di loro sono accanto, allora vuole parlare con loro. Dopo la richiesta, queste 2 anime si staccano dalla fila che volano come gru e solo allora planano verso il poeta ricordandogli 2 colombe che vanno verso il dolce nido. Cito, è sempre Francesca a parlare, anche a nome di Paolo, anche a nome di quell'amore che, come Dante può vedere, ancora non li abbandona. E ancora, l'amore che ha legato Paolo e Francesca ancora non li abbandona. Dante scrive una cosa diversa. Mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. È il piacere sessuale, carnale, che non li abbandona, non l'amore. Fine. Tu dirai, come? Cioè, tutti gli altri capitoli sono giusti? No, assolutamente no, ma concludo qui per vari motivi. Il più importante di questi è che al momento io ho pubblicato la traduzione e spiegazione scientifica dei primi 5 canti della commedia. Quindi di questi, i primi 5, mi permetto di dire quando sono presenti degli errori oggettivi nei libri degli altri, dato che anche io li ho spiegati e quindi chiunque può ascoltare le mie spiegazioni e indicarmi in che punto ho detto degli errori oggettivi e spiegare il mio errore. La mia non è una polemica sterile, non ho mai neanche citato il nome dell'autore del libro in questo video, non mi interessa. Mi permetto di spiegare cosa ha scritto Dante perché io a mia volta l'ho spiegato e quindi chiunque può benissimo contraddirmi. Quando recensirò opere degne di rispetto sarò ben felice di citare chi le ha scritte, fargli pubblicità e ritornare alla serietà che questo libro non merita e tornare anche a un luogo diverso. Il libro non si conclude con una bibliografia, ma con una pagina intitolata Debiti, dove vengono citate solo 4 opere e contiene la frase: da non specialista ho cercato un rapporto più diretto possibile con le parole di Dante. In fondo era già quasi tutto lì. Certamente era già quasi tutto lì, ma solo per chi capisce che cosa c'è scritto lì.